Amici, bentrovati sul mio canale in cui parliamo di orchidee. Oggi vi presento la fioritura della Masdevalia coccinea, variazione alba bianca. Allora, questa quando l'ho presa era già in bocciolo e sono stato bravo a portarla a fioritura completa. La Masdevalia è un genere di orchidee che amano il fresco, sono orchidee da montagna. Amano rimanere umide, amano rimanere sempre costantemente con il substrato che sia abbastanza ricco di umidità. Allora io l'ho messa nel vaso di terracotta e l'ho messa in sfagno, così con lo sfagno riusciamo a garantire tutta quanta l'umidità di cui ha bisogno. E d'estate teme il caldo perché praticamente il caldo non lo gestisce in quanto vive a temperature abbastanza intermedio fresche, più fresco e meglio è, quindi il caldo lo tollererà poco e io in appartamento adesso andiamo incontro all'estate, quindi ho bisogno di tenerla nel vaso di terracotta perché me la mantiene un pochino più fresca. Se vedete, queste sono le foglioline che stanno uscendo, che si stanno aprendo, quindi diciamo che sono stato bravo a mantenerla fino ad oggi. Allora, non è difficile come tipologia di orchidea, non è difficile. Ha questo riccetto che sta dietro, eccolo qua, fa questi fiori che sono lunghi, adesso io non ho messo nessun ostello per tenerlo, però va bene, lo lasciamo danzante, va benissimo così. Ne farà altri perché la fioritura ce l'ha abbastanza copiosa come fioritura, questo è il primo, poi ne verranno fuori altri. Allora, queste tipologie di orchidee, questa tipologia di pianta è semplice, non ha un bulbo per cui non riesce a mantenere l'umidità, ecco perché il substrato deve rimanere sempre costantemente umido. Questa è una fogliolina nuova, questa è un'altra fogliolina nuova, eccola qua, piano piano si aprirà. Allora, come genere diventa difficile da gestire perché vuole l'umidità, ma se noi riusciamo a dare un substrato particolare come lo sfagno, infatti lo sfagno come substrato nasce per tutte le piante che hanno bisogno di un elevato quantitativo di umidità rispetto ad altri substrati che sono più asciutti o che vanno bagnati un pochino di più, lo sfagno ci permette di rimanere sempre umido. Fate la prova con il dito, io non è che sono, diciamo, la prova con il dito è sempre importante, gli esperti forse fanno a occhio, io non sono di quelli espertissimi, però vi volevo far vedere che c'è una piccola ricrescita, ve la faccio vedere da qua, eccola qua, eccola, una nuova crescita che sta venendo fuori, quindi diciamo che un'altra sta qua, vedete? Questi sono due nuovi getti. Allora, che succede? Che se la pianta riceve il giusto quantitativo di umidità, non ci sono problemi. La pianta vive e vegeta. Il vaso di terracotta vi aiuterà, ve lo dico sempre perché è importante, a mantenerla più fresca. Esperimenti fatti su YouTube, se mettete dentro un termometro, il termometro all'interno del vaso di terracotta, il termometro all'esterno, ci sono 1 o 2 gradi di meno. Praticamente il vaso di terracotta riesce, essendo chiuso e avendo solo un piccolo foro sotto, e sta appoggiato, praticamente la pianta sta appoggiata a terra, praticamente riesce a creare un microclima di umidità all'interno. Diciamo che questa pianta vuole l'80% di umidità, 80% di umidità dentro casa l'abbiamo solo quando piove e se sto a finestre aperte. Però ecco un altro qua di getto che sta venendo fuori, eccolo là nascosto. Diciamo che la pianta sta andando bene, via. E una ventina di giorni che l'ho presa, il fiore me l'ha fatto, lo mantiene come concime. Diciamo che come concime vado leggero, cioè mi mantengo sui soliti 350 microsiemens e la lascio umida. Se vedete che il bianco sul vaso di terracotta, il bianco che viene fuori, praticamente il vaso tira fuori l'umidità che è all'interno. Quindi fate la prova o sollevandolo, ma questo è un vasino piccolo, questo è un vasino che dovrebbe essere da 9 centimetri,
o lo sollevate o mettete il dito e state tranquilli che non fate errori. Proprio sentite che se spingete 1 centimetro in profondità, 1 centimetro sotto, dovete sentire che è umido. Adesso in questo caso mettendo il dito è umido proprio in superficie perché l'ho bagnata questa mattina, però se voi mettete un dito un pochino in profondità, anche 1 centimetro, bene, vi rendete conto con quello. Però essendo piante che prediligono l'umidità, quando la radice è abituata, se sbagliate a bagnare non succede niente perché poi c'è il vaso di terracotta che vi aiuta a recuperare. Quindi diciamo che ha una crescita abbastanza veloce come tipologia di orchidea, e quindi nel vaso di terracotta diamo la giusta temperatura anche quando ci sarà il caldo, e penso che sia abbastanza relativamente facile come gestione. Non la metto in inerte, non la metto in fibra di cocco per il semplice motivo che la voglio bagnare spesso. In questo caso, essendo una masdevalia che vuole un elevato contenuto di umidità, la bagnerò spesso. Con la fibra di cocco rischio, devo tenerla troppo su di giri come bagnatura, preferisco lo sfagno col vaso di terracotta. E potrei metterla anche in fibra di cocco, poi mi organizzerò. Adesso l'ho passata direttamente qui e poi mi organizzerò poi per il futuro. Intanto con lo sfagno volevo solamente dimostrare che quasi tutte le tipologie di orchidee ci possono andare tranquillamente e vi possono dare risultati. Non potete sbagliare perché tanto quando date l'acqua vi aiuta un po' il vaso di terracotta. È molto lungo come gambo, però vabbè. È bellissima, delicatissima, più che altro è molto delicata e molto elegante come masdevalia. La Dracula è lo stesso, un'altra masdevalia, ve la faccio vedere al volo. Eccola qua. Questa è sempre la Dracula Lotax che abbiamo preso l'altro giorno, la fogliolina nuova, eccola qui, sempre del genere masdevalia. Poi forse cambia un po' il luogo di provenienza, comunque vedete la tipologia del gambo è uguale, cambia la tipologia di foglia. Questa è un pochetto più a forma di lancia, questa è un pochino più stretta, però la tipologia è questa. E questo è in vaso di plastica perché il vaso di terracotta me l'ho finito, però vabbè, la lasciamo qui. Starò un pochino più attento a bagnarla. Di solito preferisco la terracotta, però non ce l'ho e quindi non avendolo ho dovuto optare per il vaso di plastica. Però starò attento a bagnarla. Se vedete la differenza è che questa rimane bagnata il doppio, praticamente questa rimane bagnata 4 giorni, questa un giorno sì, un giorno no, si asciuga. Masdevalia, prendetele, sono semplici, mantenete un buon livello di umidità e poi credo che vi daranno soddisfazioni. Ecco, questa è una ventina di giorni che ce l'ho, già abbiamo 4-5 ricrescite laterali, il fiore sta a posto, le foglioline sono qua, si stanno aprendo, quindi eccole, quando si aprono, vedete, si scollano praticamente, si aprono, fanno questo lavoro qui. Adesso non voglio forzare la natura. Bene, grazie di avermi seguito, vi sto invogliando a coltivarle con semplicità, nonostante che tante volte uno pensa che le masdevalia siano difficili, le Dracula ancora di più, però ci organizziamo per fare del nostro meglio e per cercare di darvi consigli per avere meno difficoltà possibili. Le difficoltà me le sono sobbarcate all'inizio io quando non avevo esperienza e quindi cerco di darvi il massimo dei consigli per farvi fare meno errori possibili. A presto, al prossimo video!